dei marchi automobilistici più antichi d'Italia. L'Alfa Romeo ha preceduto quasi tutte le maggiori case automobilistiche italiane attuali. Un marchio apprezzato dagli intenditori, ma troppe volte dimenticato dagli automobilisti. C'è un'intera generazione che non ha assolutamente idea di cosa sia un Alfa Romeo. Dopo anni di difficoltà, una delle più importanti icone motoristiche italiane prova ancora una volta a trovare la gloria. Quando abbiamo deciso di ricominciare da capo, la prima domanda è stata: come? La risposta è una macchina leggera, che confonde i limiti tra quello che una macchina sportiva è e quello che una supercar può essere. Creiamo il cuore del motore dell'auto e solo con le nostre mani. Un oggetto del desiderio sorprendentemente bello e profondamente imperfetto che ogni patito di macchine vorrebbe avere. Un oggetto del desiderio costruito con un procedimento unico, che porta sulle spalle il peso di un'intera azienda e forse di un intero paese. L'Alfa Romeo 4C. Da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi. L'epicentro di questa passione per la velocità si trova in un'area di circa 50 km nella provincia di Modena, in Italia, conosciuta anche come la terra dei motori. Se pensi a Modena, pensi alla terra dei motori. I motori, Pavarotti. Il cuore non può non aprirsi alle macchine, alla musica e al cibo. Modena è la casa della Ferrari, della Lamborghini, della Pagani, della Maserati e ora della nuova Alfa Romeo. Una macchina dalle alte prestazioni, costruita artigianalmente. Il valore aggiunto per la macchina è il fatto che sia fatto tutto a mano e in modo artigianale. Più di 2000 operai con almeno 5 anni di esperienza lavorano in questa struttura. Eppure producono solo 3500 Alfa ogni anno. La storia del marchio ha inizio il 24 giugno del 1910, quando un gruppo di imprenditori compra un'azienda italiana di auto fallita. La ribattezzano subito Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, abbreviato Alfa. Si trovava in una zona di Milano che oggi è più famosa per l'industria della moda. 2 anni dopo, nel 1912, il marchio inizia a gareggiare. L'Alfa è nata per vincere. Le sue auto sono sempre state guidate da eroi. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale cambia tutto. L'Alfa passa sotto il controllo di Nicola Romeo. Da allora in avanti ogni macchina sarà chiamata Alfa Romeo. Alla fine della guerra è un pilota di 22 anni a dare nuovo impulso al marchio. Qui è dove ha iniziato Enzo Ferrari. Enzo Ferrari ha gareggiato per l'Alfa. Il successo nelle corse di Enzo Ferrari porta ad altre vittorie con altri piloti e dopo la Seconda Guerra Mondiale i successi continuano. L'Alfa Romeo ha vinto il primo e il secondo campionato di Formula 1 con Nino Farina e Manuel Fangio. Le vittorie ispirano le auto sportive da strada. In Italia, negli anni 50 e 60, l'Alfa Romeo era la macchina dei benestanti appassionati di auto. Per quanto l'Alfa fosse sportiva, la casa automobilistica non riesce a restare in pista a livello finanziario. Le macchine, le vittorie alle corse sono romantiche, sono storie bellissime, ma gli affari non sono mai andati bene. All'inizio degli anni '80 l'Alfa Romeo sembra destinata a fallire. L'azienda era di nuovo in bancarotta, purtroppo. Nel 1986 il governo italiano vende il marchio alla Fiat per l'equivalente di oltre 5 miliardi di euro, ma il successo tanto sperato non arriva. Lanciavano macchine bellissime, ma macchine che
In un certo senso erano la negazione del DNA del marchio, che nasceva da una prospettiva totalmente diversa sulle auto. Alla fine degli anni 2000, l'azienda si trova ancora una volta a lottare per la sopravvivenza. Eppure sorprendentemente continua a generare una fortissima passione negli appassionati di tutto il mondo. L'Alfa sarebbe dovuta fallire almeno 75 volte, è per questo che facciamo il tifo per loro. Per risvegliare l'interesse degli appassionati e soprattutto dei clienti, l'azienda ha bisogno di una nuova auto. Qualcosa che sia abbastanza audace da riportare la magia e abbastanza coraggioso da ispirare la generazione futura. Un marchio storico come l'Alfa Romeo deve creare auto iconiche. L'Alfa Romeo ha bisogno di fare colpo, deve attirare l'attenzione della gente. Può farlo con un minivan? No. Con una berlina? No. Lo deve fare con un'auto sportiva o una supercar. Il risultato è la 4C, una macchina che deve la sua esistenza a due vecchi amici e a un'idea di 20 anni fa. Harald Wester è il CEO sia di Maserati che di Alfa Romeo. Sono cresciuto nella Germania dell'Ovest, vicino Bonn. Mio padre era un architetto e sarei dovuto diventarlo anch'io. Ci ho provato, ma alla fine ho deciso di seguire la mia passione e dedicarmi totalmente all'ingegneria. L'amore di Wester per l'ingegneria lo porta fino ad assumere il ruolo di direttore dello sviluppo alla Ferrari, dove collabora alla creazione della Enzo, forse la più notevole supercar dei nostri tempi. È un uomo molto razionale che ha assunto l'impegno di prendere un marchio che esiste per un motivo irrazionale e renderlo nuovamente grande. Non è cosa da poco riportare in auge uno dei marchi italiani più storici. Quindi Wester si rivolge a un collaboratore di vecchia data, Lorenzo Ramaciotti. Lorenzo è un vecchio amico. Nel 1998-1999 era a capo della Pininfarina, famosa società di design. Ramaciotti è uno dei designer automobilistici più influenti del mondo. Il suo lavoro ha aperto l'era delle hypercar, ma più le macchine diventano veloci, più cresce in lui il desiderio di creare qualcosa di diverso. Se hai 1000 cavalli di potenza, come puoi gestirli? Se non sei un pilota professionista è quasi impossibile. Il sogno nel cassetto di Ramaciotti è tornare a un'auto sportiva semplice e leggera, una tecnologia da supercar e un prezzo da berlina, intorno ai $50.000. L'idea era costruire una macchina che da un lato fosse accessibile, ma dall'altro molto estrema. Per realizzare questo sogno alla portata di tutti, Wester e Ramaciotti identificano 4 punti chiave per la nuova auto: una distribuzione dei pesi 40-60, un gruppo propulsore avanzato, design italiano riconoscibile e forse la sfida più grande, un peso totale inferiore ai 900 kg. I progetti come questo, nelle grandi aziende, sono tenuti nascosti. Tenere l'audace idea lontana dai riflettori e nascosta ai contabili dell'azienda è il compito che ricade sulle spalle del capo designer Alessandro Maccolini. Molte volte quando si progetta un'auto ci sono limiti ben definiti. Per la 4C il briefing è stato diverso, molto diverso. Per settimane il gruppo lavora segretamente all'interno del centro di design della Fiat a Torino. È un luogo importante perché qui le idee possono anche diventare auto reali se siamo capaci di trasformare un semplice sogno in qualcosa di più. Il team decide di spingersi ai limiti della tecnologia utilizzabile e opta per un telaio in fibra di carbonio. Quando abbiamo iniziato il foglio era bianco. Abbiamo fatto una riunione con il CEO, gli abbiamo mostrato il modello e lui ci ha detto: bene, creiamo una concept car per il Salone di Ginevra. La scommessa ripaga quando incontrano Sergio Marchionne, il grande capo di tutto l'impero Fiat. Quando la 4C viene svelata al Salone dell'Auto di Ginevra, stupisce pubblico e critica, compresi gli operai della fabbrica che dovrà costruire la macchina.
Dopo aver mostrato l'auto a Ginevra, i commenti sono stati così positivi che abbiamo deciso di mettere immediatamente in produzione la macchina. C'è solo un piccolo problema. L'Alfa non sa minimamente se riuscirà a costruire davvero la macchina.